boots and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti in questo nuovo video. Ormai è da un mese che ho affiancato al mio TV Box principale e benchmark personale, lo Z2 X9S, uno degli ultimi prodotti di Belink, il Lake 1. Infatti i due TV Box, avendo la stessa dotazione hardware, dovrebbero avere anche le stesse potenzialità. Entrambi usano la piattaforma Realtek, la CPU è infatti la RTD 1295, un processore a 4 core, abbinato a 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna. Tutti e due hanno la porta HDMI in per registrare il segnale video in ingresso e tutti e due hanno in dotazione una porta SATA 3.0 per il collegamento di un hard disk fino a 2 TB, che torna utile sia per aumentare lo spazio di archiviazione, vista la vocazione multimediale, ma anche per via delle ambizioni da NAS. Sì, perché all'occorrenza il Lake 1 può trasformarsi in un server. Infatti in entrambi i casi al sistema operativo, che è Android 6.0.1, è affiancata OpenVRT, la distro di Linux che consente funzioni di routing evolute, così da poter trasformare il TV Box in un vero e proprio NAS. A questo proposito considerate inoltre che Belink ha da poco reso disponibile sul Play Store un'applicazione proprietaria per la condivisione via cloud dei contenuti multimediali archiviati nei propri TV Box, che per certi versi è paragonabile a quella che fornisce Synology per i propri NAS. Il discorso si fa interessante, no? Quindi direi che ora, se vi va, dopo questo periodo di prova, sono pronto a raccontarvi le mie impressioni. Come ormai Belink ci ha abituato, la confezione è molto semplice. Comunque sia, sui vari lati sono riportate tutte le principali funzioni del mini PC e le specifiche hardware. Per quanto riguarda la dotazione di accessori non c'è nulla di nuovo, è la solita che abbiamo già visto più e più volte in passato. Troviamo infatti un telecomando, che anche pur essendoci stato da parte di Belink nell'ultimo periodo un tentativo di migliorare i propri telecomandi, è stata aggiunta ad esempio una piccola sezione programmabile con le funzioni principali della TV, il mio consiglio come sempre è quello di affiancargli comunque una tastiera con mouse integrato, in modo da migliorare notevolmente l'esperienza d'uso. Poi troviamo la solita cavetteria composta dal cavo HDMI e dall'alimentatore da parete. Infine è presente anche un piccolo manuale utente esclusivamente in inglese piuttosto inutile che si limita ad illustrare brevemente le varie porte di input e output e il collegamento del box alla TV. Ma adesso veniamo a lui, il Lake 1. La costruzione, pur essendo stata usata esclusivamente plastica, è comunque buona e nonostante le due antenne lo facciano somigliare più ad un piccolo router che non a un TV Box, le dimensioni sono comunque ridotte, sia rispetto allo Z2, ma anche al, chiamiamolo così, fratello maggiore SEA1, con il quale condivide l'alloggiamento interno per l'hard disk, che però per il Lake 1 è stato sviluppato in verticale invece che in orizzontale. Antenne che invece servono per migliorare la ricezione e la velocità del Wi-Fi, cosa confermata anche del risultato dello speed test. Questo fa sì che anche Miracast, le cui prestazioni come ben sappiamo sono legate al Wi-Fi, funzioni bene. È possibile scorrere tra le schermate dello smartphone oppure tra le fotografie senza nessun tipo di problema. Infine, per concludere la parte relativa alla connettività, è ovviamente anche presente il modulo Bluetooth in versione 4.0, che è utile per collegare controller per il gioco oppure cuffie. Sul pannello frontale abbiamo un piccolo display LCD molto luminoso, forse troppo, che non è possibile spegnere e che si limita a mostrare alcune informazioni come l'ora o la durata dei video. Risulta invece un po' scarsina la dotazione di porte USB, cosa che in alcuni casi, con utilizzi piuttosto intensivi, mi ha costretto a collegare un hub esterno. Ne abbiamo infatti solo due sul fianco sinistro, di cui una 2.0 ed una 3.0, alle quali è possibile ovviamente collegare periferiche esterne come mouse o tastiere, ma anche supporti di archiviazione. Ho provato come sempre a collegare il mio disco da 2 TB con alimentazione esterna che è stato regolarmente riconosciuto. Proseguendo, sul fianco sinistro troviamo lo slot per schedine SD in formato regolare, che vi ricordo con Android 6.0 è possibile impostare come memoria interna, per aumentare la capacità di archiviazione, che altrimenti sarebbe di circa 11 GB dei 16 GB totali. A questo proposito ho verificato la velocità della memoria interna che ha riportato dei risultati solo discreti. Sul retro troviamo la porta Ethernet Gigabit, la porta HDMI out che permette il collegamento alla TV, per la quale nel menu impostazioni è possibile selezionare alcuni parametri, sia relativi alla configurazione della porta stessa, sia relativi alla risoluzione dello schermo. Sempre sul retro, a fianco della porta HDMI out, troviamo la porta HDMI in, per registrare oppure condividere flussi video con una risoluzione massima di 1080p. Il cui aspetto e funzionamento sono molto intuitivi. Abbiamo una finestra che mostra quello che accade sul dispositivo collegato. Attraverso il tasto record faremo partire la registrazione, mentre utilizzando il PIP avremo questa finestra sempre attiva in primo piano, molto comoda da utilizzare magari mentre stiamo facendo altro.
Possiamo ovviamente anche selezionare il supporto su cui salvare i file, programmare un orario di avvio, iniziare lo streaming e selezionare la risoluzione di registrazione. Veniamo all'audio, parte molto importante se pensate di sfruttare appieno le potenzialità multimediali di questo box, magari collegandolo ad un amplificatore esterno attraverso la porta audio ottica, che troviamo anch'essa sul retro. Vi devo dire che pur non avendo potuto verificare le possibili configurazioni, infatti l'app che gestisce la parte audio presente tra i settaggi generali di Realtek è crashata ogni volta che ho tentato di aprirla, comunque sia collegando il box ad un amplificatore ed attivando il pass-through in Kodi sono riuscito ad ottenere comunque sia l'audio in DTS che in Dolby Digital. Per quanto riguarda le prestazioni, sappiamo bene che il Realtek RTD 1295 non è un mostro di potenza e i risultati di principali benchmark lo confermano, ottenendo punteggi piuttosto bassi ma comunque in linea con la CPU. Per chi fosse interessato segnalo che il box arriva direttamente dal produttore con i permessi di root. Infine, per quanto riguarda i DRM, come era prevedibile, il box non supporta la visione di Netflix in HD ma solo a 480p. Per quanto riguarda il gaming, ho provato a giocare ad Asphalt Extreme e devo dire che la giocabilità si è mantenuta su discreti livelli considerando il tipo di processore installato. Vi lascio un minuto di video in modo che vi possiate rendere conto di persona. Ora che abbiamo visto la dotazione di porte, la velocità del wifi ed i risultati di benchmark, è il momento di collegare il box alla TV, iniziare a registrare lo schermo in modo da mostrarvi il launcher, riprodurre alcuni video, così da avere un'idea migliore di come il box funzioni. Il sistema operativo è basato su Android 6.0, l'interfaccia, diversa dagli altri TV Box di Belink, ricalca un po' quella che troviamo sui TV Box di Zidu, anche se un po' meno ottimizzata. Comunque se volete è ovviamente possibile installare qualunque launcher alternativo. Sono presenti sia la barra di navigazione in basso che la barra delle notifiche in alto, indispensabili per migliorare l'esperienza di navigazione ma anche per gestire il multitasking, perché in alcuni casi, visti soli 2 GB, è possibile esaurire la RAM a disposizione. Inoltre, per mantenere il sistema pulito sulla destra troviamo anche un'app dedicata, interfaccia che può essere in parte personalizzata, spostando nella home le applicazioni che usiamo più di frequente, in modo da averla a disposizione più rapidamente. Interfaccia che nel menu settings racchiude molte opzioni, di alcune delle quali vi ho già parlato nel video. Adesso vi segnalo il supporto all'HDMI CSI che sostanzialmente vi consente di comandare il box con il telecomando della TV. Diamo anche una rapida occhiata alla dotazione software che oltre a Miracast e a Kodi in versione personalizzata da Belink, che vedremo dopo, comprende tra le altre app la più importante di tutte, il Play Store. Veniamo ora alla parte multimediale, che inizio parlandovi brevemente di YouTube, con il quale l'esperienza d'uso è davvero buona anche per lo streaming di video in Full HD a 1080p. Parlando invece di riproduzione video vera e propria, che è quella in cui l'EC 1 dà il meglio di sé, infatti tutti i formati video sono riprodotti fluidamente, compresi i formati più pesanti come il video in 4K a 60 frame per secondo a 10 bit HDR, le immagini sono chiare, nitide, con una buona riproduzione di colori, ma soprattutto con il giusto frame rate, operando lo switch nativamente a livello di sistema anche se solo sui 24 Hz. Purtroppo non anche sui 59, anche se l'operazione è un po' lenta, con un'alternanza di schermate nere che vi costringerà a perdere i primi 5 secondi di ogni video. Insomma, a circa 70 euro l'EC 1 è una valida alternativa allo Zidu X9S, che vi permetterà di avere una qualità video sicuramente superiore alla media dei suoi colleghi nella stessa fascia di prezzo. Ha delle funzioni interessanti come la porta HDMI in, il supporto SATA, il tutto con delle dimensioni e con un design che a me è piaciuto particolarmente. Aspetto comunque come al solito di sapere la vostra nei commenti e come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Se è così potete farmelo sapere con un mi piace, un'iscrizione oppure una condivisione in modo da supportare il canale ed aiutarlo a crescere. Ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.